Ciao fuoristradisti, benvenuti in questo nuovo video. La scorsa volta abbiamo visto l'unboxing del nuovo body, del cambio automatico, ora vediamo di andarla a montare. Non l'ho mai fatto, è una cosa, spero che sia semplice, dicono che sia una cosa bolt-on e adesso vediamo, vi faccio vedere un po' tutti i vari passaggi e magari li provo a descrivere mentre li faccio e poi adesso vi faccio vedere che cos'è il body. Allora, siamo sotto alla Jeep, come vedete ho legato il cambio automatico in modo tale che ci possa lavorare tranquillamente, ho tolto la pancia che prima ovviamente ho svuotato l'olio e così posso fare anche un po' di cambio olio, gli metto un po' di olio nuovo che non fa mai male. Come vedete questa è la parte sotto del body. Questo è il filtro dell'olio, qua c'è una piccola calamitina, io consiglio sempre di mettere calamite ovunque in modo tale che se c'è un poco di limatura come ci può essere in un componente meccanico, soprattutto se nuovo, quindi queste vi permette di raccogliere tutta la limatura, quei piccoli pezzettini di ferro che potrebbero andare in giro, invece queste le raccolgono tutte. Quando andate a cambiare l'olio le prendete, le pulite e voi siete sicuri che non ci sia andata della limatura in giro. Questa è la stina dell'olio, come potete vedere, così vediamo tutte le parti. Questo è il filtro e questo sotto il filtro è tutto il body. Guardiamo per bene, questo è il famoso filo del kickdown, cosa che secondo me con il nuovo body andrà rimosso, e questa è il leveraggio per le marce, e quindi anche questo andremo a sostituire delle cose. Ovviamente mi cade anche dell'olio addosso, l'olio del cambio automatico è maledetto, macchia veramente tantissimo. Adesso le operazioni che andrò a fare sono: rimuovo tutto, rimuovo il body vecchio e andrò a installare quello nuovo, sperando che non ci siano tante altre operazioni da fare. Ovviamente non riesco a fare tutto facendo il video, vi farò un time wrap, un time lapse, e così vedete tutto in modo più velocizzato. Inizio smontando il filtro dell'olio, cacciavite a taglio. Chi cazzo usa più il cacciavite a taglio? Giusto gli americani. Tolgo la guarnizione delicatamente, pulisco tutto e poi iniziamo a svitare tutto il body. Inizio a svitare la manopola che tiene ferma le marce e poi adesso svito tutte le viti, le 13 viti che tengono fermo il body sotto una pioggia di olio da trasmissione. Insomma, ogni volta che tolgo delle viti cade del grano olio. Ecco qua, inizia a scolare tutto l'olio del body, perché ovviamente il body è pieno d'olio che mi cade in testa. E qua abbiamo la guarnizione del body. Togliendo quella piastra viene via la guarnizione. Ovviamente bisogna stare molto attenti, perché in quelle guarnizioni lì ci sono anche delle sfere che servono per chiudere ed aprire determinati canali, quindi non bisogna perderle. Allora, qua ho rimosso tutto il body, è stato un lavoro sporchissimo, vi giuro, sono pieno di olio ovunque, cioè, guardate quanti fazzoletti ho usato. Forse sarebbe stato meglio mettere qualcosa sotto prima, ma non ci ho pensato, volevo fare delle riprese fatte meglio e così. Guarda, sono unto ovunque. Tra l'altro mi si era unto anche il telefono, quindi sono magari il timelapse non è venuto benissimo. Allora, per adesso tutto abbastanza facile, le istruzioni non sono un granché, tant'è che ho dovuto guardare un video, ho il video di un americano che anche lui ha fatto questa modifica e che sto seguendo passo passo, perché le istruzioni erano fatte un po', cioè davano molto per scontato. Infatti avevo visto che erano molto sommarie, spero di non aver fatto niente di sbagliato. Adesso provo a rimontare il nuovo body. Scusate se non faccio delle riprese migliori, ma vi giuro sono unto ovunque. Guardate qua, ci sono le istruzioni. Se come me non siete del tutto convinte quando fate dei lavori, cercate qualche supporto. Come dicevo, io uso i video americani perché gli americani spesso fanno video di questo genere, e soprattutto perché loro magari hanno lavorato molto di più su questo tipo di trasmissione, quindi si riesce a trovare molto di più. Le istruzioni date sono molto sommarie, e quindi magari vedere anche qualche passaggio video aiuta. Ho messo sul banco i due body, questo è il body nuovo che andrò a montare, questo è il body vecchio. Vedete che ci sono tantissime piccole differenze.
Qua per esempio è un canale che è stato chiuso, qua è stato fresato, anche qua rispetto a tutte cose che non ci sono, ovviamente perché partono probabilmente da body originali e dopo li vanno a modificare. Anche questo, ce ne sono tantissime di differenze. Una delle differenze più sostanziose è queste. Questo è la valvola, non so se si vede dentro, che si muove del kickdown. Il kickdown è una valvola che va attaccata al corpo farfallato, è un cavo che va attaccato al corpo farfallato che fa funzionare questa valvola. In pratica, quando voi avete il cambio in automatico, in drive, quando date, magari dovete fare un sorpasso, date giù il gas pesante, questa valvola si apre e va a scalar marcia. Ovviamente qua non c'è, ma avevano detto che con questo, avendo già il cambio manuale, in versione manuale, con questo body, avrei potuto modulare un po' la tipologia del cambio tirandola o chiudendola, quindi aprendo e chiudendo questa valvola. Però in questo body qua non c'è più, vedete che è proprio assente come valvola, e quindi non c'è più questa necessità, non c'è più neanche questa possibilità di andare a fare questo setup del cambio. Però questi sono i due body. Adesso andrò a montare questo e questo qua lo vado a riporre. Operazioni che ho fatto ma non ho filmato perché sto cercando di toccare meno possibile il telefono. Allora, ho tolto il modulatore e ho messo il tappo. Il modulatore non serve più, non so perché prima si fosse, però vabbè, io l'avevo montato. E poi, altra cosa, ho chiuso con qua il tappo del kickdown, visto che non c'è più il kickdown, mi ha dato il tappo e l'ho chiuso. Adesso provo a rimontare tutto. Ero convinto che l'olio peggiore fosse l'olio dei differenziali, ma vi giuro l'olio da trasmissione automatica è una cosa, cioè unge tantissimo, appena tocca qualcosa di metallico diventa imprendibile con le mani e è impossibile da far venire via. Ricomincio il montaggio facendo le operazioni inverse, ovvero vado a montare tutte le guarnizioni tenendole ferme con la piastra che ho utilizzato, se non che quella valvola non voleva più rientrare nella sede, quindi rifaccio tutto da capo, tolgo via, infilo prima la valvola e dopo rimetto le guarnizioni. Ecco fatto. Quando fate dei lavori che non conoscete, non avete mai fatto, prendetevi il vostro tempo e anche se credete di sbagliare, tornate indietro, rifate in modo tale da essere sicuri e non sbagliarvi. Mi sono fermato a questo punto perché le mie mitiche istruzioni dicono che questo componente deve essere stretto con le viti di questo componente devono essere strette a 13 foot per pound. Io ho una chiave dinamometrica, che questa è la mia, che però va a 20 200 Nm e 15 80 libbre per piedi, quindi diciamo che è troppo grossa la mia. Quindi la fortuna è che ho degli ottimi vicini che sono dei meccanici di moto, e quindi mi sono fatto prestare questa è una chiave dinamometrica più piccola che va da 4 a 20 Nm, quindi questa è quella che serve a me. Adesso vi faccio vedere come si usa. Chiavi dinamometriche, come vedete le chiavi dinamometriche non sono altro che delle chiavi a cricchetto un po' particolari perché qua sul gambo hanno una scala graduata, sono leggermente diverse le due, sono anche di marche diverse, però il funzionamento è il medesimo. E come si usano? Niente, è molto semplice, si imposta il valore di coppia che uno vuole utilizzare per serrare quelle determinate viti. Io l'ho messo come il valore di coppia come scritto qua, che è 13 foot per pound, che ho fatto la conversione, viene circa 17 Nm, e quindi vedete che io ho messo la scala graduata a 17 Nm. Questo lo si fa girando una manopolina qua sotto. È lo stesso per la mia chiave della beta, perché in certi casi è importante usare le chiavi dinamometriche. In questo caso stiamo cercando di serrare due componenti metallici con all'interno
una guarnizione in carta e metallo, quindi bisognerebbe cercare di serrare quel componente nel modo migliore possibile e come dicono le istruzioni c'è questo determinato grado di coppia. Se uno lo serrasse troppo le guarnizioni di carta rischierebbero di rompersi, se uno le serrasse troppo poco le guarnizioni rischierebbero di non tenere, quindi avete visto che tutto quel labirinto che c'è potrebbe non funzionare, quindi dopo il cambio non funzionerebbe bene. Quindi adesso io ho settato la chiave dinamometrica e vi faccio vedere come si usa. Vedete che io ho serrato, adesso le ho serrate a mano tutte queste viti e così sono tirate veramente poco. Con la chiave dinamometrica uno la utilizza come una chiave cricchetto, poi vedete che a un certo punto quando tirate la chiave fa uno scatto. Questo scatto vuol dire che è arrivata alla coppia giusta. In questo caso, come potrebbe essere per tanti altri componenti meccanici, una delle cose migliori non è serrare tutte le viti in sequenza, ma è serrarle un po' a stella. Questo permette di far sì che il componente sull'altro si chiuda in modo parallelo e non si chiuda non conforme, non coerente. Quindi chiudendo le viti a stella riusciamo a chiuderlo tutto in modo più corretto. Quindi da questa passo a questa qua sotto opposta, quindi tiro un po' fino a che la chiave non mi dà, ecco vedete questa è tirata bene, adesso passo questa qua, tac, perfetto, passo questa, ecco, e così via. Vedete che in questo modo qua io sono sicuro che tutte le viti siano serrate con la giusta coppia, siano serrate in modo perfetto, né troppo poco né troppo, e quindi questo diciamo è la soluzione migliore per certi componenti che sono molto molto delicati. Come fate a essere sicuri di averle serrate tutte? Ogni volta che le serrate andate con un pennarellino, magari un pennarello che si vede, io ho il giallo, e andate a fare un puntino sulla vite in modo tale che vi ricordate quali avete serrato e così potete anche cercare di capire meglio qual è il giusto, la giusta sequenza da serrare le viti in modo a stella. Quindi armato di chiave dinamometrica, pennarello giallo e fazzoletti, perché l'olio continua a sgocciolare, faccio questo lavoro qua di pazienza, bisogna mettersi lì con il giusto tempo, un po' di precisione e alla fine si riesce a fare tutto. Mi raccomando, siate scrupolosi perché è veramente una gran seccatura dover riaprire tutto perché non ci si è dimenticati una vite o non si è serrato per bene qualcosa. Rimonto il coperchio del serbatoio, come vedete ho dato anche un giro di pasta nera perché c'è la guarnizione che è data in dotazione col coperchio che però mi perdevo un po' di olio durante la gara in Finlandia, quindi ho deciso di dare un giro di pasta nera sia alla guarnizione attaccata al coperchio sia attaccata al cambio. È un trucco questo che si fa di solito nei fuoristrada perché hanno tantissime sollecitazioni, quindi un po' di pasta nera aiuta a far sì che tante cose non perdono, quindi meglio un po' di pasta nera oggi che una perdita domani. Altrimenti poi nei parcheggi mi scambiano per un Land Rover. Lavoro finito, alla fine non è stato così difficile, mi manca solo di rabboccare l'olio, devo mettere l'olio che ho tirato giù, ma in questo caso, come avevo detto, ho colto l'occasione anche per togliere la parte di olio un po' più sporca, quindi tutta quella che rimane nella coppa dell'olio, in fondo alla coppa, e quindi è stato anche un bene perché soprattutto quando avete dei cambi nuovi, dei cambi che sono stati appena rifatti, ci sta quello di utilizzarli un pochino, fargli una sorta di rodaggio e poi dopo cambiargli l'olio, pulirlo e mettergli della roba tutta pulita, in modo tale che tutta la parte di limatura che normalmente c'è in componenti nuove possa essere raccolta sul fondo della vasca e possa essere cambiata al primo cambio d'olio.
quindi non è stato un lavoro difficile alla fine, vi dirò, credevo molto peggio. La parte più difficile è sicuramente la parte legata allo sporco, perché comunque sia quando tu tiri, apri il tappo dell'olio del cambio automatico non viene via tutto l'olio, anzi ne viene via solo una piccola parte, molto olio rimane incastrato nei vari pezzi che dopo creano che dopo iniziano a sgocciolare, quindi creano tanto sporco nel luogo di lavoro. Io ce l'ho fatta alla fine a lavorare con tanti fazzoletti, ce ne sono tanti ancora là in terra, però diciamo che sono riuscito a farlo. Bisognerebbe, la cosa migliore forse era lavorare su un ponte, mettere una bacinella sotto, però in questo caso non avevo il ponte, quindi ho lavorato un po' così. Spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi se anche voi vi eravate cimentati in questo lavoro e se anche voi avete mai lavorato sui cambi automatici. Queste sono le mie prime volte, quindi come vi dicevo durante il video sto cercando di andare in modo molto lento, molto metodico, per cercare di non sbagliare, di non fare degli errori, perché sono ambienti tutti nuovi per me, sono comprendi tutti nuovi, quindi devo cercare un po' di abituarmici. Eh, Mettete tanti like se non l'avete già fatto, continuatemi a seguire qua sul mio canale per altri video sul mondo del fuoristrada. Spero che anche questo video vi sia interessato e vi sia piaciuto. Continuatemi a seguire, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao!